Ciao, in questo video ti mostro come cucire una tovaglia. Ne ho cucita una su misura per il tavolo che ho a casa con 8 tovaglioli. Eccola qui. Cucirsi una tovaglia ha come vantaggio che si può scegliere la fantasia che si preferisce, si può cucire una tovaglia anche a tema, come questa natalizia che ho cucito l'anno passato, e la si può creare soprattutto su misura per il proprio tavolo, quindi se si ha un tavolo fuori misura, si può creare una tovaglia apposita per il proprio tavolo. Prima di mostrarti come ho cucito la tovaglia con tovaglioli, ti ricordo che se vuoi imparare a cucire o migliorare la tua tecnica, trovi i miei corsi di cucito online su www.cucitoespresso.it. Partiamo dalla scelta del tessuto. Ti consiglio un tessuto canvas 100% cotone come questo che ho acquistato io sul sito di Un Punto alla Volta. Ce n'erano due varianti, io ho scelto questa con colori caldi perché si abbinavano meglio agli arredi. Per quanto riguarda quanto tessuto acquistare, puoi procedere in due modi. Il primo è più semplice, quello di utilizzare come riferimento una tovaglia che già possiedi e che va bene per il tuo tavolo e prenderne le misure con il metro da sarta. Per il lato più lungo ricorda di aggiungere 4 cm per ognuno dei due lati che serviranno per realizzare l'orlo, quindi aggiungi almeno 10 cm di sicurezza, 15 alla lunghezza del tessuto che acquisti. Per il lato corto della tovaglia controlla sul sito l'altezza del tessuto e confronta le misure con la tovaglia che già hai. Per esempio nel mio caso sul sito è indicata come altezza del tessuto 138 cm. Considerato che la mia tovaglia già esistente ha un lato corto di 130 cm, ho 8 cm in più che sono perfettamente quelli che mi servono per realizzare l'orlo dai due lati, quindi 4 cm e 4 cm. Il secondo metodo è quello di prendere direttamente le misure sul tavolo. Ricorda che la tovaglia deve sbordare su ogni lato di almeno 15-20 cm direi, quindi fai i calcoli in modo da aggiungere almeno 15 o 20 cm su ogni lato della tovaglia. A questi 20 cm su ogni lato devi aggiungere sempre i centimetri in più per gli orli. Ti consiglio di fare uno schema su un foglio per capire le dimensioni. Per quanto riguarda i tovaglioli, per un tessuto di altezza circa 140 cm come quello che ho acquistato, vanno calcolati dei quadrati di circa 35 cm di lato, quindi io che ne voglio realizzare 8, oltre al tessuto della tovaglia ho aggiunto 70 cm di tessuto per i tovaglioli. Trovi tutte queste info nel box descrizione sotto il video. Parto prima dalla tovaglia e dopo ti mostro come ho fatto il tovagliolo. Il metodo di creazione della tovaglia e del tovagliolo è lo stesso identico, semplicemente il tovagliolo è più piccolo e quindi il processo è lo stesso, ma il risultato è in miniatura. Dopo aver lavato e stirato il tessuto, lo piego dritto contro dritto a metà facendo combaciare le cimose una sopra l'altra. Andrò a verificare che i bordi siano perfettamente perpendicolari alle cimose e alla piega e a pareggiarli se non lo sono. Siccome il taglio del tessuto potrebbe essere non perfettamente preciso e potrebbe esserci un lato leggermente più lungo dell'altro, superiore del taglio diciamo, per effettuare il controllo metto sopra il lato più corto in modo tale da visualizzare bene dove finiscono i due bordi. In questo modo posso verificare visivamente come pareggiare il tessuto e non mi perdo dei pezzi di tessuto sotto che non vedo, quindi non taglio il tessuto per poi accorgermi sotto che mi manca del tessuto, cosa che mi è successa diverse volte. Mi aiuto con una riga a squadra, l'appoggio sulla piega in modo che il lato corto combaci con la piega del tessuto e traccio a gesso la linea perpendicolare fin dove arrivo con la riga. Ribalto poi la riga appoggiando il lato corto sulle cimose e traccio la perpendicolare andando a ricongiungermi con la riga fatta in precedenza con il gesso. Taglio il tessuto in eccesso con le forbici seguendo la linea tracciata a gesso. Faccio la stessa identica cosa dall'altro lato del tessuto.
Pareggiato il tessuto andrò a tagliare le cimose che non lascerò perché sono più spesse e quindi preferisco toglierle. Taglio la cimosa esattamente dove finisce la trama della cimosa senza considerare la stampa. Non è detto che il bordo della stampa sia perfettamente parallelo alla cimosa, quindi rischi di tagliare il lato storto se segui la linea della stampa, diciamo. Taglio quindi entrambe le cimose. Una volta pareggiati tutti i lati e ottenuto il rettangolo, metto il rovescio sopra e piego e presso tutti i lati a 1 centimetro verso il rovescio. Piego e presso poi tutti i lati del rettangolo a 3 centimetri verso il rovescio. Dopo aver pressato con il ferro, con un gesso o con un marker, segno dove arriva l'orlo sul tessuto in questo modo. Apro l'orlo appena piegato e piego e presso a 3 centimetri verso il rovescio anche il secondo lato dell'angolo. Dopo aver pressato faccio anche in questo caso un segno con il gesso o con il marker. Una volta effettuate tutte le stirature degli orli preventive realizzo gli angoli a tovaglia come visto nel video che ho caricato precedentemente qui su YouTube. Metterò come realizzare un angolo a tovaglia anche in questo video adesso, in modo che puoi seguire i passaggi senza saltare da un video all'altro e fare la tovaglia più comodamente. Apro i due margini. Mi ritrovo con due tipologie di segni, quelli fatti con il gesso o con il marker e le piegature fatte con il ferro. Vado ora a disegnare una linea diagonale che congiunge questo punto con quest'altro punto. Questa linea diagonale deve passare dall'incrocio delle piegature fatte con il ferro, questo punto qui. Mi aiuto nel tracciarla con un righello. Ecco qui, ho congiunto questo punto con quest'altro punto passando da questo punto centrale. Apro poi anche i margini risvoltati di 1 centimetro e prolungo sia la linea diagonale sia le linee perpendicolari rispetto ai bordi. Quindi le prolungo con il gesso o con il marker. Ripiego poi il margine di 1 centimetro e segno sul dritto del bordo risvoltato a 1 centimetro il punto di incrocio del bordo del margine con la linea diagonale. Ecco qui. Lo faccio su entrambi i bordi. Apro poi il margine e prolungo il segno. Lo faccio su entrambi i bordi. Ecco qui mi sono riportata sul rovescio questo riferimento. Quello che faccio ora è tracciare una piccola diagonale che congiunge questo punto con quest'altro punto. Lo faccio anche sull'altro bordo. Ho in pratica specchiato questo pezzo di diagonale che ho sul dritto riportandolo sul rovescio. Questa è la linea di cucitura su cui dovrò cucire a macchina. Risvolto poi l'angolo al dritto, piego il lato superiore dell'angolo sulla diagonale, dritto contro dritto, in modo che il bordo superiore combaci con il bordo destro dell'angolo, in questo modo. In pratica piego l'angolo di 90 gradi sulla diagonale a 45 gradi, dritto contro dritto. Faccio combaciare bene i bordi laterali e faccio in modo che le due tacche su entrambi i bordi combacino perfettamente, ecco qui. Metto uno spillo sotto le tacche per bloccare in posizione e metto un altro spillo sopra per bloccare i bordi.
Questa è la linea su cui andrò a cucire, la ripasso con un marker per renderla più evidente nel video e per non confondermi con le altre linee tracciate. Questo passaggio non è necessario ma può aiutare. Andrò a cucire in pratica una L. A macchina infilo l'ago alla partenza superiore della L in modo che sia sulla linea. Affranco facendo avanti e indietro con l'ago. Cucio fino ad arrivare con l'ago esattamente sopra questo punto. Una volta arrivata al punto mi fermo e con l'ago all'interno del tessuto tiro sul piedino premistoffa e ruoto la stoffa in modo da mettere la base della L, quindi la seconda diagonale più piccola, dritta rispetto al lago. Abbasso il piedino premistoffa e continuo a cucire. Alla fine affranco. Ecco qui, ho cucito la L e quindi le due diagonali. Per rinforzare l'angolo posso fare una francatura in corrispondenza del punto di incrocio delle diagonali. Quindi cucio fino al punto di incrocio. Faccio 2 punti indietro e 2 punti avanti, ago nel tessuto, tiro sul piedino e ruoto. Riabbasso il piedino premistoffa, faccio 2 punti avanti, 2 punti indietro e poi cucio fino alla fine. Alla fine affranco. Ecco qui, le due diagonali sono rinforzate sull'angolo. Questo è un rinforzo ulteriore utile per evitare che la stoffa si possa scucire sull'angolo. Taglio i fili in eccesso. Taglio poi i margini lasciando circa 5 mm in questo modo seguendo le due diagonali cucite. Taglio questo piccolo angolo e taglio anche quest'altro piccolo angolo riducendolo. Faccio un'incisione con la punta delle forbici in questo punto fino ad arrivare a 1 mm dalla cucitura e dal punto di unione delle due diagonali. Questo mi aiuterà a risvoltare bene l'angolo. Con uno stiramaniche e con il ferro cerco di aprire i piccoli margini e pressarli con la punta del ferro. Faccio lo stesso con il margine superiore. Rigiro poi l'angolo e mi aiuta a spingere la punta in fuori grazie a un formangoli. Una volta risvoltato bene l'angolo e appiattito, lo presso con il ferro e metto gli spilli per bloccare l'orlo e l'angolo in posizione. Preparo tutti e quattro gli angoli del rettangolo in questo modo. E spillo tutto il bordo per tenerlo fermo in posizione. A macchina monto il piedino per cerniere, che in questo caso non utilizzerò per cucire una cerniera, ma come piedino guida per cucire a 1 mm dal bordo dell'orlo. Posso utilizzare tanti altri piedini, ma ho scelto il piedino per cerniere perché è quello che di solito è sempre in dotazione con la macchina. Quindi tutti, oltre al piedino standard, dovreste avere anche il piedino per cerniere. Monto il piedino sulla guida a sinistra del piedino per cerniere. Il bordo dell'orlo deve stare sempre sotto questo margine per cucire dritto a 1 mm dal bordo dell'orlo.
Una volta arrivata all'angolo dovrò cucire finché l'ago non arriva esattamente sopra la diagonale cucita. In quel punto mi fermo. Eccolo qui. Ago nel tessuto, tiro sul piedino premistoffa, ruoto il tessuto in modo che il nuovo bordo sia esattamente sotto la fine sinistra del piedino per cerniere in modo da cucire a 1 millimetro dal bordo, tiro giù il piedino premistoffa e proseguo la cucitura. Ecco qui l'orlo con angolo a cappuccio o angolo a tovaglia finito. Nel punto di partenza cerco di ritornare esattamente nel punto da cui sono partita, affranco e concludo la cucitura. Taglio i fili in eccesso e stiro la tovaglia conclusa. Eccola qui pronta. Per i tovaglioli, dopo aver lavato e stirato il tessuto, lo piego dritto contro dritto facendo combaciare le cimose. Disegno 4 quadrati di dimensioni 33 x 33 cm nel mio caso. La dimensione del quadrato può variare a seconda della dimensione del tuo tessuto. Se per esempio hai un tessuto più alto, quindi per esempio 150 cm, il tovagliolo può essere più grande. In questo caso però dovrai anche acquistare più tessuto, quindi all'inizio, quando devi acquistare il tessuto, dovrai fare i tuoi calcoli. La forma finale del tovagliolo deve essere comunque quella di un quadrato. Disegno con il gesso i 4 quadrati in modo che siano perfettamente in dritto filo e paralleli alle cimose, aiutandomi con la riga squadra. Una volta disegnati a gesso i 4 quadrati, li taglio con le forbici, seguendo le linee a gesso che ho creato. Nei quadrati in corrispondenza della piega del tessuto otterrò, invece che 2 quadrati, un rettangolo. Apro quindi il tessuto e divido il rettangolo a metà per creare i 2 quadrati. Per farlo segno un riferimento a 33 cm in alto, un riferimento a 33 cm in basso, li unisco con la riga e vado a tagliare su questa riga. Ecco qui ho tagliato 8 tovaglioli. Il procedimento di cucitura è poi lo stesso identico fatto per la tovaglia, ma in dimensioni più piccole. Inoltre i tovaglioli avranno l'orlo finito alto 1 cm invece che 3 cm come quello per la tovaglia. Stiro quindi 1 cm il bordo del tessuto verso il rovescio su tutti e 4 i lati. Stiro poi di nuovo l'orlo di un altro centimetro su tutti e 4 i lati. Per la tovaglia avevamo ripiegato in questo passaggio di 3 cm, mentre qua piego solo di un altro centimetro. Realizzo i 4 angoli, il procedimento è lo stesso identico fatto con la tovaglia, quindi con la costruzione delle linee che abbiamo visto, ma l'angolo verrà più piccolino.
presso gli angoli, spillo. Impuntura a macchina tutto il tovagliolo nello stesso identico modo fatto per la tovaglia. Come puoi vedere, in questo caso non parto dall'angolo ma parto un pochino oltre l'angolo. Sarà più semplice ritornare nello stesso identico punto. Una volta impunturato tutto il tovagliolo, taglio i fili in eccesso e stiro. Ecco qui il tovagliolo pronto. Poi ce ne sono altri set da cucire, quindi buon divertimento. Ecco qui il set tovaglie e tovaglioli pronto. Se ti è piaciuto il video, condividilo. Ricordati di iscriverti al canale per non perderti neanche un video. Mi trovi come La Dulsatina anche su Instagram e Facebook. Su www.cucitoespresso.it trovi i miei corsi di cucito online e ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao!